Buongiorno e benvenuti di nuovo qui nella mia cucina, come state? Allora, come hai visto dal titolo, oggi faremo uno dei secondi più classici in assoluto di pesce, ovvero il calamaro ripieno tradizionale. Dico questo perché circa un anno fa io avevo già fatto una ricetta simile, ma con dei ripieni completamente diversi, che se volete vi metto qui il link in descrizione. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere, noi adesso vediamo la ricetta e poi, come al solito, alla fine del video vi lascio due ottimi consigli. Tagliamo il pane e togliamo la crosta dalle fette. Infine tagliamo anche la mollica a dadini. Tritiamo anche il prezzemolo e tagliamolo molto fine. Infine tritiamo anche i ciuffi dei calamari. In una padella facciamo scaldare dell'olio con uno spicchio d'aglio schiacciato, aggiungiamo un pochino di peperoncino a proprio gusto e dopo qualche minuto aggiungiamo anche i nostri ciuffi tagliati. Aggiungiamo anche un filetto d'acciuga. Facciamoli cuocere per qualche minuto. Infine aggiungiamo un dito di vino bianco. Dopo aver fatto evaporare la parte alcolica del vino, togliamo l'aglio e aggiungiamo del prezzemolo. Infine aggiungiamo i dadini di pane. Qualche minuto spengiamo e togliamo dal fuoco. Ora mettiamo in una ciotola piuttosto ampia i nostri dadini di pane con i ciuffi saltati in padella. Aggiungiamo un uovo sbattuto e il parmigiano. Infine mescoliamo con le mani per far incorporare il tutto. Saliamo e pepiamo a gusto. E continuiamo a mescolare fino a quando non avremo incorporato tutto. Riempiamo ora le nostre sacche aiutandoci con un cucchiaino oppure con le mani. Mi raccomando, non riempiteli mai oltre la metà della sacca, perché poi si restringerà e rischierà di o spaccarla o tirar fuori il ripieno. Chiudete la sacca con uno stecchino e procedete così anche per le altre. In una padella cominciamo a far scaldare un filo d'olio, spicchi d'aglio schiacciati. Dopo qualche minuto mettete i calamari. Fate cuocere velocemente. Salate e pepate a gusto. Infine mettete un bicchiere di vino bianco secco
Dopo aver fatto evaporare la parte alcolica del vino, togliamo l'aglio e fate cuocere gli ultimi 2 minuti a padella coperta. Ora potete impiattare e tagliare e potete godervi il vostro piatto di calamari ripieni. Allora, questi sono i consigli che vi volevo dare. Il primo, non riempite completamente le sacche, ma al massimo a metà o qualcosa di più. Questo perché? Perché durante la cottura il calamaro si restringerà e quindi rischiate di far o spaccare la sacca oppure far uscire fuori il ripieno. Il secondo consiglio invece che vi volevo dare è della cottura. Intanto vi consiglio di prendere un prodotto fresco di pescheria, anche perché sarà sicuramente molto più buono. Ma in più il calamaro va cotto veramente poco. Io l'ho cotto al massimo 5 minuti. Questo perché? Perché se si prolunga la cottura poi diventa gommoso e non è buono. Comunque, questi erano i consigli che io vi volevo lasciare. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto. E ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti.